Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results. Oggi ti voglio parlare di come scegliere un broker e anche che cos'è un broker, quali sono i mercati finanziari in cui possiamo operare e come si apre un ordine, come si fa un ordine. Ecco, per fare questo ho pensato di condividere con te la parte del corso di Value Investing che tratta questi argomenti, in modo tale che tu possa avere due vantaggi. Il primo è appunto di conoscere più in profondità questi punti, e il secondo anche di farti un'idea di come potrebbe essere appunto di com'è il corso di Value Investing. Quindi ti auguro una buona visione e ci vediamo alla prossima occasione. Dobbiamo avere un conto aperto presso un broker per poter comprare e vendere azioni. Il broker che cos'è? Non è altro che un intermediario tra l'operatore di borsa, che siamo noi, io e te, e il mercato vero e proprio, e deve esserci proprio dal punto di vista istituzionale, perché è un moderatore di mercato. Quindi senza il broker non possiamo passare alla fase operativa dell'investimento. Ma vediamo ora alcune indicazioni su come sceglierlo. Ecco, quindi fortunatamente al giorno d'oggi sono molte le opzioni disponibili per gestire i propri investimenti, e tenendo ben presente, come abbiamo detto poc'anzi, che il nostro obiettivo è di acquistare e vendere azioni, quindi non abbiamo bisogno di un broker sofisticato. Avremo quindi un ventaglio di possibilità che dovremo valutare con attenzione. Prima di tutto dobbiamo decidere in quali mercati vogliamo operare, essendo quelli principali appunto per la nostra attività. Il primo mercato potrebbe essere l'Italia e l'Europa. Il secondo mercato, una seconda possibilità, è l'America del Nord, cioè gli USA, la Gran Bretagna, e poi ti metto per dovere di cronaca Giappone e Cina. Vediamo ora come scegliere un broker. Al momento attuale molte banche commerciali italiane ed europee danno come possibilità di aprire un conto di trading o un conto titoli. Quindi per praticità ti consiglierei di vedere se la tua banca ti offre questa possibilità. La soluzione più semplice potrebbe essere alla portata di click. Aggiungerei anche che in questo momento non farei grandi differenze sui costi delle singole operazioni di acquisto e compravendita titoli, perché, come abbiamo detto, noi siamo degli investitori stile Warren Buffett, come adesso ti ricorderò, e quindi faremo veramente poche operazioni di acquisto e vendita. Quindi queste operazioni hanno un'incidenza anche relativamente bassa come costo sul conto. Quindi queste operazioni di acquisto e vendita sono tra l'altro garantite proprio da tutti i broker. Se la nostra banca non ha questo servizio, allora possiamo orientarci in due direzioni. La prima è aprire un conto presso una banca finanziaria, per esempio Fineco in Italia, una banca finanziaria, quindi è specializzata sulla parte di gestione dei titoli in Italia, oppure possiamo aprire un conto presso un'altra banca commerciale che abbia il conto titoli. La terza possibilità è aprire un conto presso un broker specializzato, affidabile, che abbia tutte le certificazioni necessarie, quindi sia un broker ufficialmente riconosciuto.
Ce ne sono anche, questo te lo dico perché ce ne sono anche alcuni, almeno ce n'erano in passato, che si spacciavano facevano i broker, ma non avevano alcuna autorizzazione. Quindi questo tipo di società lasciamole stare, non ci interessano. Ok? I broker che possono essere interessanti per noi sono Interactive Brokers, che anche ha un'interfaccia in italiano ed è un fornitore, un broker molto ben strutturato, di caratura mondiale. TD Ameritrade e TradeStation se sei interessato al mercato americano. Ecco quindi che siamo arrivati alla prima operazione di acquisto. E la cosa migliore che ho ritenuto è proprio quella di farti vedere una finestra in cui si introduce un ordine. Ho utilizzato il mio conto nella piattaforma di Fineco, questa è la maschera relativa all'ordine. In questa dobbiamo inserire che cosa? Il simbolo dell'azione, dobbiamo indicare se voglio comprare o se voglio vendere, ok? Il tipo di operazione, che è una ordinaria, ci tengo a sottolineare di non usare gli altri, ma te lo dirò tra qualche minuto, ok? Il prezzo e la tipologia di ordine che sono limite o mercato o limit or market order si chiamano in inglese. È preferibile utilizzare il limit order perché in questa maniera ho il controllo al 100% sul prezzo contrattato, cioè mettendo un limit order, se io voglio acquistare, sono sicuro che comprerò al massimo al prezzo che ho indicato come limite o a un prezzo più basso, ok? Ma non potrò mai andare oltre quel prezzo, quindi consiglio di utilizzare il limit order perché abbiamo appunto la certezza che compriamo al prezzo che vogliamo veramente.